Cosa dite? Mamma mia, che buona, che buona! Ciao a tutti amici virtuali no. Oggi vi porto nella mia cucina e vi farò vedere come preparo la pizza in teglia. Queste sono tutte le cosette di cui abbiamo bisogno. Non può mancare la teglia. Allora, per fare una teglia, che è la classica da forno, ok, io farò mezzo chilo di farina con un'idratazione del 70% e una lievitazione, tra virgolette, maturazione in frigo di 24 ore. Allora, per fare, vediamo qui, mezzo chilo, abbiamo bisogno di 350 ml di acqua, 4 grammi di lievito secco di birra, 12,5 di sale, 15 di olio. Se volete farvi uno screenshot, questo è il momento. Ok, quindi, come detto gli ingredienti, abbiamo l'olio extravergine di oliva, questo bicchierino, che poi lo peserò, il bicchierino per metterci il sale, un misuratore di acqua, giustamente, se no mangiamo fuori tutto, come si dice, la farina, un contenitore, va bene qualsiasi tipologia che voi avete, lievito di birra, il piattino per misurarlo, un mestolo e non può mancare la bilancia. Quindi mezzo chilo di farina, grazie, un mestolo, i 12 grammi di sale, eccolo qui, che adesso lo andremo a sciogliere in acqua, i 4 grammi di lievito e i 15 grammi di olio, che lo lascio sempre in fondo per non sbagliarmi, perché è l'ultimo da inserire nel nostro impasto grezzo. Basta seguire tutti i passaggi. Allora, adesso io metterò il sale nell'acqua e lo mescolo bene, che si sciolga, e il lievito lo metto già nella farina, perché il lievito secco non va bene, uno, che vada a contatto con l'acqua e due, che venga mescolato insieme al sale, acqua, olio, fare tutte le cose che non dovrebbero essere fatte. Questo non ve lo dico perché sono un professore, ma ve lo dico perché nelle istruzioni del lievito c'è scritto che il lievito va mescolato a secco con la farina e poi va aggiunta l'acqua col sale. Quindi non sono un professore, vi riporto i dati del produttore. Quindi il nostro lievito, eccolo qui, lo andremo a mescolare super bene, ok? Adesso metto giù il telefono che lo mescolo super bene. Metto il sale nell'acqua, lo sciolgo e poi andiamo ad aggiungere, come vi ho fatto vedere prima, poc'anzi, ho messo il lievito e l'ho super mescolato molto ma molto bene con la farina. Ho messo il sale nell'acqua e l'ho mescolato molto bene, non si è ancora sciolto del tutto ma va bene lo stesso. Adesso che facciamo? Eccolo qui, andiamo ad aggiungere l'acqua. Solitamente io ne lascio un goccino, mescoliamo. Lo scopo è quello di che non ci sia più la farina nel fondo o nei lati e che venga un impasto molto grezzo. Poi andiamo ad aggiungere l'olio, mi aiuto col coltellino di prima. Vedete com'è? Molto grezzo. E adesso ci mettiamo, per terminare, andiamo a pulire anche nei lati, l'olio e gli diamo un'altra mescolatina. Questa è la consistenza. Eccolo qui, che è l'ultima fase dell'impasto.
Ok, molto bene. Questo lascio tutto in diretta, tolgo il telefono. È come si presenta, vediamo qua bene alla luce, l'impasto grezzo. Ora noi questo cosa facciamo? Dopo vi faccio vedere l'altra foto, l'altro pezzettino di video, lo andiamo a coprire e lo lasciamo a riposare per mezz'ora. Oggi è sabato e è l'1:30, quindi che dopo non cambia, abbiamo anche tempo un'ora in tranquillità. Quindi lo copriamo e tra mezz'ora gli diamo un giro di pieghe, sempre nella ciotola. E dopo un'altra mezz'ora un altro bellissimo giro di pieghe che vi farò vedere e sempre coprendolo, poi lo andiamo a mettere in frigo fino a domani. Eccolo qua, messo il cellophane, lo lascio qua e lo lasciamo qua per mezz'oretta e poi facciamo il giro di pieghe. A dopo. Eccoci qua. Allora è passata mezz'ora, che sono le 2. Andiamo a tagliare. Questa è la situazione, com'è, lo vedete? Adesso gli facciamo il primo giro di pieghe per ossigenare e iniziare a creare la maglia glutinica. Allora, andiamo dall'esterno così all'interno, vedete? Dall'esterno all'interno. Già sta cambiando molto di aspetto. Andiamo a farlo, che andiamo a simulare l'impastatrice per qualche minuto. Questo più che un giro di pieghe è un pseudo mini impasto manuale, perché il giro di pieghe andrebbe fatto in un altro modo. Ma vediamo che comunque, anche qui ve lo dico perché lo sento al tatto, la maglia glutinica sta già prendendo, guardate, anche già girando la pallina, guardate che bella, guardate che robettina, sublime, sublime. Adesso lo lasciamo così, lo copriamo nuovamente col cellophane e lo lasciamo un'altra mezz'ora a temperatura ambiente e poi lo rifaremo un altro giro di pieghe simil pasto uguale a questo e poi in frigo per 24 ore. Ciao a tutti, a tra un pochino! Eccoci qua, ritornati dopo mezz'oretta. Eccolo qua, il nostro panetto che adesso andiamo ad aprire. Ho messo un po' di farina, vi faccio vedere. Eccola qua, le 2:30. Adesso metto il telefono qua nel cavalletto, lo apriamo insieme e poi gli diamo una bella sbattutina meccanicamente, gli facciamo 2 giri di pieghe, nulla di che, e poi lo andremo a mettere in frigo là, fino a domani. Eccoci qua, ho messo il telefono nel cavalletto, apriamo. Questo è quello che vediamo, magari qua sotto la luce si vede un peletto meglio. Ok, gli diamo un movimento come abbiamo fatto prima, così lo stacchiamo anche dal contenitore e poi gli facciamo, come avete visto anche all'inizio non ci ho mai messo olio, dopo ce ne mettiamo un micro goccino visto che rimarrà a lungo. Eccolo qua, lo facciamo, forse cade o forse no, non lo so, eccolo qua. È caduto, qua ci mettiamo già un goccino di olio, eccolo qua, gli diamo una spalmatina così nel fondo, ok. Allora questo è il nostro impasto, prendiamo un lato, lo alziamo, giretta di pieghe, poi a 90 gradi facciamo un altro giro, ok, eccolo qui, un altro giro. Lo potete fare, l'importante è sempre che lo giriate di 90 gradi, vedete? Eccolo qui. Adesso andiamo a formare il nostro bel panetto. Aspetta, scusate che mi si è mosso tutto. Con un pizzico di farina, l'importante è chiudere la parte sotto. Ci mettiamo col pizzico di farina che abbiamo steso. Io sono, è l'unica cosa qua come chiamano pirlare, ma io non sono mica capace. Ma
se non siete capaci come me, l'importante, guardate che bello, si vede? Guardate. L'importante è chiuderlo nella parte sotto. Eccolo qua. Diamo un altro colpettino e poi lo mettiamo, eccolo qua, tac, qua dentro. Ok, adesso lo chiudiamo col cellophane e lo mettiamo in frigo. Eccolo qua, il nostro bel panettino, e ce lo andiamo a mettere qua in frigo. Ciao ciao, fino a domani. L'importante è tirarlo fuori perché dovrà stare a temperatura ambiente almeno 3 ore per fermentare l'impasto, più o meno, come dicevo, 3 ore. Vi rifaccio vedere, eccole qua, le 2:30. Eccoci qua, oggi è domenica, adesso la tiriamo fuori, eccola qua, e la lasciamo vediamo, la lasciamo, stavo dicendo, scusate, una mezz'oretta qua fuori che si stemperi bene. Ci mettiamo il nostro canavaccio, eccolo qua, e la lasciamo qua mezz'orettina. Eccoci qua. Allora, adesso sono le 4:15, l'abbiamo lasciata così una mezz'oretta. Adesso andiamo a metterla, proviamo, vediamo se abbiamo fortuna. Eccola qua, vedete dentro, e non posso, sposto la telecamera, vediamo, facciamo un piccolo zoom, eccola qua come si presenta. Ok, adesso lo spostiamo, questo lo mettiamo nel lavandino, ci prepariamo l'olio, non avete paura, mettetene con le mani così, proprio, che prima dobbiamo prepararci la teglia e dopo andiamo, guarda, tutta bene anche nei bordi. Eccola qua. Allora, noi l'abbiamo qua, adesso la giro. Oh santo cielo. Vediamo, me la sistemo un pochino e poi facciamo le famose ditate. Si inizia sempre dal bordo. E poi gli diamo qualche colpettino al centro. Eccola qua, la vedete? Poi ci aiutiamo col braccio, la capovolgiamo di nuovo, la ristendiamo un pochino, eccola qua. E gli diamo un altro colpettino prima di passarla. Qua è super, mamma mia, era una squisitezza. E adesso la parte un po' più, essendo che è molto morbida, la parte più complicata, ci aiutiamo col braccio, eccola qua, e oppala, vedete? Adesso la adagiamo, la sistemiamo bene, senza fretta, nei bordi, vedete? La adagiamo così. E adesso la lasciamo qua a lievitare fino a quando andremo a metterci il pomodoro, che vi farò vedere dopo, e poi la inforneremo. Sempre il canavaccio sopra. Ops, scusate, il canavaccio, eccolo qua, che la copra, giusto che non si secchi la pasta, e la lasciamo qua quelle 2 orette a lievitare naturalmente.
Se volete, ve lo faccio vedere tra una mezz'oretta, essendo che si è rilassato l'impasto, gli diamo un altro colpettino nei bordi per coprire tutta la superficie della teglia. A dopo! E siamo ritornati al momento più bello, dai, diciamo così. Allora, sono le 7, questo è il risultato. Adesso ci mettiamo la nostra bella salsina di pomodoro dappertutto. Vediamo se riesco. Lo metto qua sempre nel cavalletto, lo inclino un pochino. Eccolo qui. Voilà, 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 wow, 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 pa, pa, pa. Adesso, sperando di non bruciarmi, eccola qua, il forno è acceso ormai da 40 minuti abbondanti, ci siamo, 275 gradi, apriamo, oh santo Dio, senti che calore, e la mettiamo, aspetta un attimo, ecco il telefono, nell'ultima parte sotto, eccola qua, quella, la parte più in basso. Eccola qua. E la lasciamo circa, poi vediamo, un 15 minuti ci vogliono. Quindi alle 22, alle 32, diciamo, ragazzi, sono rimandato in matematica alle 22, volevo dire. Eh già, allora ho preparato ancora prima un po' di speck, delle acciughine, dei buonissimi chiodini, ho spadellato un po' di zucchine e la super mozzarellina da metterci sopra. Vedo, sono passati 4 minuti e già si vede la differenza, si sta anche gonfiando un pochino. Giusti 5 minuti. Adesso tra 5 minuti, in ogni caso, che poi ognuno dipende da quale forno ha, vi consiglio di dargli un'occhiatina con qualcosa, una spatola di legno, con qualsiasi cosa e controllare sotto com'è, perché è quello che a noi ci importa, perché poi io ho già preparato nella parte più non la più in alta di tutte, perché altrimenti penso sia proprio inutile. 10 cm bastano, avanzano per fare la cottura finale, però a noi serve, e è per questo che si mette nella parte sotto, è impostato, eccolo qui, con statico, 2 resistenze, sì, questo non l'avevo detto, e a 2,75, poi anche se a 2,50 ci mette qualche minuto in più, cambia nulla. E quindi dopo, tra 5 minuti, 4, gli do un'occhiata sotto. Se riesco ve lo faccio vedere nel video, ma è un po' complesso, ma ci provo, ci provo. Eccoci qua, sono passati 17 minuti. Io avevo appena verificato, ma volevo farvelo vedere. Santo cielo, eccolo qua. Se noi andiamo a vedere, sotto si sta dorando bene. Mamma mia, santo cielo! Non vedo l'ora di assaggiarla. Quindi adesso chiudo, metto giù il telefono e la mettiamo qua, pronta per
condirla insieme. Ok, iniziamo con la mozzarellina. La mettiamo bene bene, la sparpagliamo come si deve. Ecco te che sei... Ah, cazzo, vabbè, rimani lì, mortacci tua. Vabbè dai, più o meno lasciamola così che va più che bene. Ok, poi ne facciamo metà, ci mettiamo ok, andiamo con le alici. Poi i funghettini. E poi andiamo con lo speck. Ok, adesso andiamo a infornarla nuovamente. Ok, mettiamo, inizia a pesare. Ok, apriamo qua. E adesso sempre dipende dal forno che avete, un 5-6 minuti ci vogliono tutti. E poi andiamo al taglio. Eccoci qua, ho appena spento il forno. Ok, sta calmo, sì. Vediamo. Wow, è un po' pesante. Eccola qua. Adesso facciamo la prova dell'assaggio. La metto nel tagliere e la tagliamo. Vediamo com'è. Ok, senza fare mille tagli, volevo, lo so, qualcuno mi vorrà male, oltre che scotta. Sentiamo. Molto croccante, c'è poco da dire, molto buona. Vediamo, riesco a farvi vedere anche sotto. Eccola qui. Io direi, oltre ad averla già assaggiata, guardate. Devo fare un altro test, ma va bene così. Non posso che essere entusiasta di questo capolavoro. Fatemi sapere nei commenti se la farete anche voi, se l'avete già fatta. E boh, tante care cose come sempre. Un abbraccio, ciao a tutti.
Ci aggiungo anche questo pezzettino di video. Guardate. Cosa dite? Mamma mia, che buona, che buona!